Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa recensione vi parlerò di Seducing the Devil, un gioco sviluppato da DeepPerv di cui potete seguire lo sviluppo sul suo Patreon. Durante la storia vestiremo i panni di un giovane ragazzo londinese che sta intercorrendo una relazione a distanza con una ragazza che si trova negli Stati Uniti. Il giorno che deciderà di andarla a trovare tutto si complicherà. Il nostro protagonista inizierà ad avere delle visioni e coloro che gli stanno attorno cominceranno ad avere comportamenti inusuali, che saranno dovuti alla misteriosa apparizione di una creatura demoniaca. Per quanto riguarda il gameplay, Seducing the Devil è una visual novel, con all'interno qualche piccola componente free roaming, che ad essere sincero non aggiunge praticamente nulla, e serve soltanto a collegare tra loro le scene. Lo stesso sviluppatore all'inizio della storia fa riferimento a diversi percorsi che sarà possibile intraprendere per portare avanti la trama. Ed effettivamente molte scene varieranno di molto, sia l'approccio con cui potremmo interagire con i personaggi, e sia il tipo di scene che andremo a visualizzare, creando così molte varianti nella storia, ed incoraggiando il giocatore a ricominciare il gameplay dal principio per visualizzare tutti i possibili sbocchi narrativi. Avverto inoltre che il gioco possiede anche una componente NTR, che in un modo o nell'altro saremo più o meno costretti a visualizzare per portare avanti la narrazione. Per quanto riguarda la storia, sarò sincero, e vi dirò che ho trovato questa volutamente confusionaria. Sin dal principio sarà difficile intuire dove la storia vuole andare a parare, e sicuramente l'utilizzo di salti temporali non aiutano di certo a venirne a capo. In molte fasi di gioco, se non si presterà la dovuta attenzione, sarà arduo riuscire a non perdersi nella narrazione e capire cosa stia succedendo. Ma fortunatamente, andando avanti, la storia comincia ad acquisire un senso, e le tematiche si fanno in qualche modo interessanti, assumendo un tono drammatico e alle volte quasi horror. In questo particolare caso non è facile descrivere i personaggi, in quanto per ragioni di trama questi verranno alle volte manipolati, e non è sempre chiaro intuire se siano loro ad agire o qualcun altro al posto loro. Parlando adesso del render, vi dirò che ho trovato questo molto buono, con modelli dei personaggi esteticamente ben fatti e nella maggioranza dei casi belli da vedere. Anche se devo dire che alcuni di questi mi sono sembrati fisicamente un po' sproporzionati e non allo stesso livello del resto. Invece per quanto riguarda le animazioni, queste sono un po' altalenanti, dove in alcuni momenti sono caratterizzate da frame ripetuti, mentre nelle fasi avanzate queste migliorano, diventando abbastanza fluide. Adesso elencherò i pregi e i difetti del gioco, e tra i pregi inserisco la storia, che ho trovato comunque interessante, il render, spesso molto buono, e le animazioni, queste buone, soprattutto nelle fasi più avanzate di gioco. Tra i difetti invece inserisco la musica, che non è presente in gioco, i salti temporali, che spesso creano confusione, e il free roaming, che ho trovato abbastanza inutile. È il momento del voto, e in questo caso quello che mi sento di dare è 7,5. Ho trovato Seducing the Devil un gioco con delle buone premesse, anche se con un tipo di narrazione che non inserirei tra le mie preferite. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e walkthrough del gioco. E se avete qualche domanda da farmi o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!